Oggi sono anche con il pubblico qui a Conio. Ho preso possesso dei loro uffici, tra l'altro. Comunque se può aiutarti a sentirti disinibito, Matteo sta guardando le pallanotiste. Le pallanotiste. Bene. Buongiorno, come sapete oggi è il Black Friday, giornata dove tutti acquistano e le spese diventano paradossali quasi. Per questo motivo oggi voglio farvi vedere cosa utilizzo io nei miei viaggi, con cosa viaggio, zaini, cosa utilizzo quando devo andare in giro per lavoro. Infatti oggi tra l'altro sono negli studi di Conio e mi sono preso in possesso di tutto quello che hanno, e oltretutto voglio darvi alcuni consigli per non sprecare i vostri soldi e anche per risparmiare, dato che il tema del canale è il risparmio. Quindi direi che possiamo iniziare con i consigli e poi vado ad aprire tutto quello che c'è dentro questo zaino. Allora, innanzitutto oggi, se state facendo acquisti, il mio consiglio è prima di tutto fatevi una lista delle cose che realmente vi servono. Non comprate cose a caso, perché sennò andrete a sprecare un'infinità di soldi. Seconda cosa, ricordate che ogni prodotto che acquistate in sconto non è risparmio. Se acquistate una cosa a 150 euro e costava 180, voi non state risparmiando 30 euro, ma ne state spendendo 150. Soprattutto se quella cosa non vi serviva e l'avete comprata a casaccio. E terza cosa, poi iniziamo a spacchettare questo zaino e vi spiego cosa utilizzo. Cercate di sfruttare tutti i servizi gratuiti e tutte le promozioni che vi regalano soldi, come per esempio adesso Buddybank hanno lanciato l'offerta dove se aprite un conto e non fate nulla, il loro conto è gratuito, loro vi regalano 40 euro gratuitamente. Qui sotto vi lascio il mio codice tramite il quale potete avere questi 40 euro, che vi lascio anche qui in sovraimpressione se volete avere questi 40 euro. Poi sempre qui sotto in descrizione vi lascio anche sempre servizi gratuiti o promozioni dove voi non dovete spendere assolutamente nulla e praticamente vi regalano soldi. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Vi faccio vedere un po' tutto quello che mi porto in giro. Allora, innanzitutto, a parte quello con cui mi state vedendo e sto vestendo, ho una giacca che lancio per terra, un'altra giacca che lancio per terra e quindi non devo portare dentro lo zaino, che altrimenti non ci starebbero, il mio iPhone 7 Plus, e nella mia lista delle cose che vorrei trovare scontati in questo Black Friday c'è proprio un iPhone 11 Pro Max magari, però vediamo se il prezzo è il prezzo giusto che ho messo in lista, lo compro. Se altrimenti costa ancora troppo non lo compro, aspetterò più avanti. Poi partiamo con questo sacchettino. Inizialmente, questa è anche una strategia che uso sempre, inizialmente questo sacchettino era molto più piccolo ed era dentro lo zaino, ci stava tutto insieme. Ora in questo sacchettino io butto tutta la roba onta, sono in viaggio da 3 giorni quindi, e le mie ciabatte, un cappello al Vignasego Calcio tra l'altro. E poi iniziamo ad aprire. Questo comunque è lo zaino Inateck, costa pochissimo e ve lo consiglio se dovete fare viaggi di 3 o 4 giorni. Io per i viaggi più lunghi sto cercando, ed è nella mia lista per questo Black Friday, uno zaino un po' più grande, magari per viaggi da 2 settimane. Questo è sulla 25 litri più o meno. Si può aprire da sotto. Qui sotto ha 2 tasche dove io metto le SD, un SD, 2 SD, sono tutte SanDisk. Comunque qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link ai prodotti. Dopodiché ho una maglietta, pantaloncini, mutande, e poi come vedete qui è tutto diviso a zone e si può accedere qui esternamente e direttamente alla fotocamera. È una Canon 80D, anche questa sto cercando di trovare qualcosa per fare un upgrade, o una Sony A7 III se la trovo scontata a un prezzo buono, o una Canon EOS R, e sopra come vedete c'è il microfono, un Rode Micromic come vedete, e poi sotto c'è questo treppiedi. Vi lascio sempre tutti i link in descrizione comunque. Poi continuando a tirare giù le cose, ho un beauty con tutti spazzolini, dentifrici e cose di genere vario, calzini, un'altra maglietta, e poi questo beauty che però io uso per tutte le cose tecnologiche. Allora, qui dentro per le interviste o per i vlog, se nel caso dovesse servirmi, ho un Rode Wireless Go molto molto comodo, questo ve lo consiglio, è stato un gran bel upgrade, costa però è di una comodità devastante
interessante. Poi io ho fatto un video anche su questo microfono, quindi se volete approfondire sui microfoni, anche quello che vi ho menzionato prima, andatevelo a vedere, ve lo lascio sempre in descrizione. Poi sempre dentro questa bustina ho un cavo di ricarica per l'iPhone, un cavo di prolunga 3,5 nel caso volessi staccare questo microfono e portarlo in giro, magari se devo filmare e prendere l'audio di qualcosa un po' distante, non si sa mai, lo tengo sempre. Un cavo micro USB di ricarica, una pezzetta per pulire le lenti. Questo è un microfono doppio lavalier, l'ho sempre menzionato nei video dei microfoni. Eccolo qui, con il quale ho anche registrato l'intervista che vedrete qui a Conio, a Christian. È il microfono Boya, non ricordo il suo numero di serie, comunque lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Poi vi lascio anche il link dove trovate tutto insieme su Amazon, e se acquistate tramite quel link io vi ringrazio, voi non spendete nulla in più, però come sapete è un piccolo link affiliato, io ci prendo una piccola commissione che mi dà Amazon, voi non dovete spendere nulla in più. Poi questo è per caricare le batterie della macchina fotografica, un cavo di ricarica USB-C e poi due adattatori audio, uno per fare lo sdoppiatore stereo e uno per fare lo sdoppiatore mono nel caso dovessi avere due lavalier diversi. Poi questo qui, se voglio usare il cellulare per fare dei video, è un attimo uno stand per il cellulare che può tornare comodo. Andiamo ad aprire sopra, che forse è ancora più interessante. Oppa! Sopra qui questo zaino che io vi consiglierò sempre ha un accesso veloce dove io metto il mio wireless portatile. Anche su questo ho fatto un video, è comodissimo, dentro ci ho messo una SIM Iliad, consigliatissimo. AirPods, il modello numero 1, con attorno questa custodia, una custodia che le rende wireless. Io la uso anche come custodia protettiva e poi mi piace come design, quindi la tengo, è comoda. Due cavi di ricarica, uno Lightning per l'iPhone e invece uno USB-C per tutti gli altri dispositivi, come per esempio il router wireless. Poi qui ho anche una batteria Xiaomi da 20.000 mAh. Questa è soltanto USB, quindi nella mia lista delle cose da prendere nel Black Friday ci sarà un caricatore, però non con USB ma con USB-C, quindi un po' più veloce. Però con questa mi sono sempre trovato bene, non la ricarico mai quando faccio viaggi da 3 giorni perché è infinita la carica. Qui sopra non c'è più niente, andiamo ad aprire la tasca sopra. Qui c'è un manfrottino che uso per i vlog, questo è veramente comodo, consigliatissimo. Una felpa che butto per terra, mamma mia se entra qualcuno qua adesso. Dei pantaloni, poi ovviamente qui c'è la tasca apposta per il computer e ho il mio MacBook Pro da 15 pollici del 2017. Con questo mi trovo ancora troppo bene e non ho intenzione di fare un upgrade ora perché sarebbe abbastanza una spesa dispendiosa, diciamo. Poi qui c'è un'altra tasca in questo zaino che non potete vedere, però ha la cerniera, e qui tengo il caricatore per il MacBook, un po' di monetine, tra cui anche quella di una monetina del Bitcoin che mi hanno regalato ieri all'IT Forum. Sono stato ospite di Elysium, sono stati molto gentili e magari vi farò vedere un video proprio su quella fiera molto interessante nel panorama di investimenti, trading, criptovalute. Mettiamo da parte questi e qui poi c'è il classico dock per il MacBook con le due prese USB-C e tutte le prese utili, HDMI, prese di ricarica, USB e poi ovviamente una batteria sostitutiva per la Canon. Ultima tasca, la tasca davanti. Qui tengo carica USB da muro, il caricatore dell'Apple Watch, io ho la versione numero 3 come vedete qui, se dovessi trovare la versione 5 scontata è comunque nella mia lista del Black Friday. Poi ovviamente io nella mia lista metto oggetto e prezzo a cui vorrei comprare. Se l'oggetto non arriva a quel prezzo o non è scontato a quel prezzo, io semplicemente non compro, come se stessimo facendo trading sugli oggetti. Poi qui davanti ho tutti i biglietti e le cartine varie, biglietti del treno, contatti che mi lasciano, poi quando arrivo a casa so che è tutto mischiato là in mezzo e sistemo tutto. Poi ho fatto in questi giorni un'intervista alla direttrice del Sud Europa di Revolut e lei mi ha regalato una carta, la vedrete nel canale, quindi se non volete perdervela iscrivetevi. E poi una piccola agenda dove segno tutte le cose che devo fare, passaporto e carta d'identità, una piccola stampa del passaporto nel caso dovessi perderlo quando lo porto via con me direttamente in tasca, penne e matita. Detto questo io non ho più nulla, ho incasinato tutto l'ufficio di Conio, adesso vi faccio vedere che ormai sta diventando casa mia. Allora, qui avete tutta la roba
da vestire, lo zaino, carte, cartine, accessori. Ciao ragazzi. Ciao. Poi una cosa che aggiungo dopo è che questo è il mio portafoglio e qui dentro ci sono tutte le carte che io utilizzo e porto via con me, poi anche qui le potete vedere, tra cui ovviamente Buddybank. Se volete andare a vedere che carte utilizzo e cos'è questo portafoglio, io il link del portafoglio ve lo lascio in descrizione, vi lascio anche il link al video dove proprio vi spiego come utilizzo le mie carte. Detto questo, trovate tutte le offerte dove vi regalano soldi e gli oggetti che ho menzionato qui sotto in descrizione. Ditemi cosa ne pensate e se avete suggerimenti che io devo o dovrei mettere nella mia lista per quel che faccio. Ditemi cosa ne pensate di questo video ovviamente qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto ed è stato utile lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!